Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti alle grandi previsioni energetiche settimanali del nostro lui-lei, rispettivamente divino maschile e divino femminile, ossia quelle forme archetipiche primordiali che devono e che stanno cooperando negli ultimi tempi per riportare il risveglio a noi in prima persona e risveglio al collettivo. Do il benvenuto a tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi nella nostra scuola iniziatica, la quale prerogativa inscindibile è quella della consapevolezza e della conoscenza. Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della tua realtà. E soprattutto gli ultimi 2 video che abbiamo pubblicato, Magia Pratica 1, Magia Pratica 2, dove proprio diamo una visione meravigliosa della realtà, laddove ci permette di utilizzare la nostra mente sovramente, dare una visione molto più poetica, più nobile a quello che ci accade. E quindi andando a riequilibrare emisfero sinistro, emisfero destro, razionale, intuitivo, laddove siamo in una cultura che rende tutto troppo meccanicistico, troppo iperrazionale e si è perso il senso del sacro, che è in tutto ciò che esiste, però l'uomo se ne deve rendere consapevole. Quindi qua impariamo a darci alle nostre emozioni, che sono spiriti, sono i nostri spiriti guida, sono i nostri dei, le dee. E imparando a darci agli dei che sono immortali, alle forze, agli spiriti, impariamo che cos'è l'amore incondizionato. Lo sperimentiamo prima di tutto con le nostre emozioni e poi anche nelle relazioni. Affinché possiamo avere relazioni integre, sane e appaganti, è necessario che noi abbiamo una relazione sana, integra e appagante con noi stessi. E come lo facciamo? Dandoci alle nostre emozioni. Quando diciamo io mi amo, io mi onoro, ok, tu devi amare tutto di te, comprensive le immagini che crea la tua anima. Le immagini che crea la tua anima sono comprensive del karma, delle forze, degli dei, delle emozioni che hai. Quindi quando diciamo io mi amo, io mi onoro, significa io amo, io mi onoro le immagini che crea la mia anima, cioè quello che vedo quotidianamente e che ho visto fino a questo momento. Io amo e onoro tutte le mie emozioni, che sono dei, spiriti, enti, e quindi qua ci stiamo proprio educando al grande potere. E quindi ragazze mie, ragazzi, studiate, abbiamo pubblicato anche i segni zodiacali sull'evoluzione spirituale. Vi ho consigliato di salvarvi il video, di riguardarlo più volte come state facendo molte di voi, e vedo che vi arrivano intuizioni già qualche giorno dopo, perché quello che facciamo qui è lavorare nel subconscio, e la narrazione che facciamo delle cose è proprio una narrazione sciamanica. Sapete che gli sciamani ti raccontano delle storie per aiutarti a guarire, a recuperare l'anima. L'obiettivo dello sciamano è il recupero soprattutto dell'anima bambina, laddove abbiamo avuto l'educastrazione, dove si è fermata la poesia, si è fermato il sogno, si è fermata l'immaginazione. Ecco, con la narrazione che ne facciamo, questa narrazione lavora nel subconscio e durante i giorni che passano, quando riguardi poi il video, ti accorgi di cose incredibili, come mi state già scrivendo a distanza di 2 o 3 giorni. Ti accorgi di cose incredibili, proprio colleghi i punti, perché le narrazioni che facciamo, avendo un approccio sciamanico, quindi un approccio di recupero dell'anima, lavorano proprio sul subconscio, e anche dopo settimane e mesi. Molti di voi mi avete scritto questo, mi sono dimenticata di dirlo nelle previsioni settimanali, rispetto vi ricordate che a gennaio abbiamo pubblicato, gennaio se non sbaglierò, febbraio, marzo, aprile, maggio, o gennaio, febbraio, non mi sto ricordando, quando abbiamo pubblicato per ogni segno zodiacale ti presento il tuo vero amore. Mi avete scritto una quarantina di voi, 40-45 persone, che la stesa si è verificata 4 mesi dopo. Cioè, proprio quella persona che avevamo descritto nei video.
Ma infatti voglio dire, per ogni... voi siete dei diamanti unici e irripetibili e per ognuna di voi c'è un tempo di gestazione unico e irripetibile. Quindi la fede e l'amore è il motore che muove il mondo. Quindi qua lo stiamo riscoprendo, mettendo al palo la mente razionale e cercando di portare quanto più avanti possibile la fede e il coraggio nel crederci sempre, crederci sempre. Quindi, ragazze mie e ragazzi, allora, comunque sto pensando a altri podcast, vi sto preparando altri podcast, faremo perché Madre Terra incalza, Madre Terra incalza e ci vuole belli, svegli, attivi e meravigliosi. Quindi, allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo subito, settimana che va dal 24 al 30 giugno, l'ultima settimana di giugno. Abbiamo visto un po' di cose shock nelle previsioni settimanali. Vediamo come questa settimana di giugno la chiudiamo. Abbiamo anche San Giovanni e quindi abbiamo il solstizio, abbiamo avuto col 21, 22, cioè stiamo proprio in momento di transito. Avrei voluto farvi centinaia di video in questa settimana, ma con quello delle segni zodiacali e l'evoluzione spirituale non sono riuscita energeticamente, significa che andava bene così. Anche perché ci abbiamo dato dentro, con quello sui segni zodiacali, proprio sull'evoluzione spirituale, è proprio un bel corpus su cui mettere l'attenzione. Quindi sapete come si fa, sapete come si lavora e niente ragazzi miei, partiamo subito. Questo è il nostro divino maschione, questa è la nostra divina signorina. Sono energie interne a noi che si possono manifestare in ogni ambito della tua vita, non solo a livello relazionale. Io leggerò l'energia del maschile, l'energia del femminile, come possono cooperare e interagire tra di loro e qual è la missione karmica e dharmica in questa settimana. Ok? Allora, grande respiro e partiamo. Vediamo il nostro maschione. Vediamo. Allora, energia attuale del maschile, che può essere anche una donna ovviamente da questa parte, poi vedi tu dove ti ritrovi anche, no? Perché in lui lei si legge a più livelli, come a più livelli è la divinità come l'anima, il sé superiore, è una realtà complessa, che non vuol dire difficile, complessa vuol dire il sé superiore è anche il tuo spirito guida e anche il dio Pan, per esempio, perché abbiamo citato tanto il dio Pan in questi giorni, e anche il dio Ad, il dio degli inferi, anche la dea cioè mi spiego, quindi è la parte nel tutto, il tutto nella parte. Allora, energia attuale del maschile, è saltato un 7 di spade e qua c'è un maschione un po' che evita. È saltato da solo, c'è un 7 di spade. C'è un maschile che evita di parlare o evita un femminile. Qualcuno che evita. O qualcuno che sta facendo un po' di sotterfugi, un po' di strategie, un po', diciamo, poco consone. Vediamo un po' che c'è sotto. La stella. Allora, io credo che... mi fa sorridere perché è come se vedessi un maschietto qua, può essere anche una femminuccia con energia maschile, che sta evitando la sua stella, proprio perché non si sente molto all'altezza, forse. Ma tu scusa, bello mio, no? Allora io ti dico, noi stiamo lavorando qua per farti sentire bello, animicamente magio, diciamo, animicamente magio. E tu che fai, mi scappi? Cioè, affronta, no? Ok. Vabbè, quindi qua abbiamo un maschietto che sta evitando, alcuni maschili che stanno evitando una stella, perché forse lo abbaglia troppo, magari non sono pronti. Energia attuale, poi vediamo nel susseguirsi della lettura cosa succede, quali sono le nostre vicende appassionate. Ok, attualmente c'è un maschietto che sta evitando, o più maschietti che stanno evitando una stella. Vediamo. Vediamo quali sono i pensieri del maschile nei confronti del femminile. Re di spade. Sta molto sulle sue questo maschione in questa serie, cioè non ancora in questa settimana, andiamo a vedere poi che succede in questa settimana, stiamo vedendo la parte interna, no?
Cioè c'è un maschietto qua che sta sulle sue, re di spade, sta pensando alle cose sue, evita una persona, lo vediamo molto rigido, fermo sulle sue posizioni. Qua c'è il carro, il mago, il carro, il papa. Qua c'è un maschietto che ha anche delle responsabilità lavorative. Questo mi viene da pensare, sta molto concentrato su delle sue responsabilità, realizzazione personale, come deve fare, mente lucida su come deve fare, evita un femminile o il femminile, perché forse lo distrae da questo, non so, però c'è un po' di remore qua. Poi andiamo a vedere, poi dichiariamo, vediamo cosa prova lui per lei. Te l'ho detto, c'è il sei di coppe. Ma tu cosa mi eviti? Dimmi. Cosa mi eviti se nel cuore c'hai tutti i cuoricini? Dimmelo un po'. Vabbè. Quindi chiaramente avete capito che qua abbiamo un signorino che scappa, la evita, fa il duro, però nel cuore c'è il sei di coppe della serie. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Voglimi bene, voglimi bene. Sì, allora qua c'è un lui che attualmente ho vari lui, un'energia maschile, può essere anche una donna, ripeto, che sta col sette di spade, la evita, pensa quasi sia, cerca di pensare alle sue cose, però non è che ce la fa tanto perché nel cuore c'è un sei di coppe. Cioè il sei di coppe mi parla della voglia, il suo cuore vuole riconnettersi con una lei oppure passare dei momenti felici con lei, togliersi questa facciata un po' da duro. Sì, sì. Guarda, qua ti dico anche un'altra cosa, leggiamo anche lui lei un altro livello adesso. Molti maschili, cioè molti coloro i quali che hanno diciamo, un approccio razionale alle cose, re di spade, è come se tenessero una facciata, cioè come se il maschile tenesse al di là se c'è una persona o meno, no? Il maschile tenesse, scusami, una facciata più dura, più razionale, evitando coinvolgimenti emozionali, alla facciata però, all'apparenza, ecco questo volevo dire, all'apparenza, evitando coinvolgimenti emozionali, ma il cuore pulsa, eh? Cioè come se stesse mantenendo una facciata di non volere coinvolgimento, ma è già coinvolto. Sei già coinvolto, sei già spacciato, non ti preoccupare, va tutto bene. Qua abbiamo il 6 denari, vedi, il suo cuore vorrebbe passare dei momenti idilliaci, vuole passare dei momenti idilliaci con lei, intendersi, venirsi incontro e credo a questo punto che Re di Spada nella mente mi prefiguri anche un'altra cosa, oltre a quella che vi ho detto, cioè la voglia di anche avere le idee chiare su come ricongiungersi, riappacificarsi oppure stare bene insieme, avere le idee chiare, sta cercando di chiarirsi le idee. Vediamo un po' qual è il blocco di lui nei confronti di lei oppure della connessione, della relazione o connessione. Qual è il blocco? Il re di bastoni che non sta facendo una mazza ancora. Il blocco è proprio fare un'azione. Sì, qua io vedo freddezza, durezza, però è una maschera, ricordiamo perché c'è il 6 di coppe. Tant'è che al blocco c'è l'azione di lui che ancora non ha fatto. Il re di bastoni è colui che fa, no? E sta al blocco, cioè ancora non ha fatto. Oppure alcuni di lui sanno che alcune lei hanno un'altra persona e quindi non si scompongono, non si sbottonano. Ma sbottonati pure, siamo a luglio, bene? Ok. Va bene, infatti, guarda di nuovo la stella, vedi che ti ho detto? Tu con noi non hai scampo, sappilo, è chiaro, no? Ok, dove sei finito, bello mio, qua? Allora, vediamo un po' da questa parte. L'energia del femminile nei confronti del maschile o l'energia del femminile, vediamo. Non ci posso credere, stanno saltando oggi ragazzi, vediamo che carta è. Qua c'è il 2 di bastoni, ok, il 2 di bastoni mi parla di una lei che sta osservando un lui, oppure di una lei che sta pensando prima di agire, no? Qua abbiamo una lei con un bastone in mano, l'altro bastone sta qua, abbiamo uno zaino, una lei ferma che guarda, pensa, sta pensando, sta osservando qualcuno, ok. Qua abbiamo il mago. Lei è animata, vi ricordate che c'era il mago la settimana scorsa? È animata dalla magia che ha acquisito, dal potere creativo, dal lavoro che vi sto facendo fare sempre, dal creare la propria realtà, sta pensando come creare la sua realtà.
nell'energia attuale, ok? La vedo propositiva, piena di grinta, entusiasmo, i bastoni sono il fuoco, no? Qua è come se avesse, guardate, questo bastone, c'è un diamante qui, è un po' come il mago, no? La bacchetta magica del mago. Ok, vediamo i pensieri di lei, quali sono nei confronti di lui, oppure i pensieri di lei, quali sono? Quali sono i pensieri di lei? Paggio di spade, sta osservando, sta un po' sulla difensiva e osserva qualcuno in lontananza, sia a distanza fisica o geografica, oppure distanza emozionale. Qua vediamo una lei osservatrice, una lei che osserva e una lei che pensa. Magari una lei che sta pensando molto anche a una persona col paggio di spade, o semplicemente una lei che pensa a quale strada prendere nei confronti della sua vita in genere, anche se non c'è nessuno, ok? Pensa, il paggio di spade è proprio nella mente, no? È quello che pensa, cerca di vagliare eventuali strategie sulla sua vita, su cosa fare. Qua abbiamo il carro, pensa di avanzare nella sua vita a prescindere, non mi hanno parlato specificatamente d'amore qua fino a questo momento, solo qua sì. E mi dice che nei confronti della sua vita sta pensando a come procedere, a come prendere le decisioni giuste per se stessa, e la vedo animata da spirito guerriero, da spirito anche da spirito giovanile, guerriero. Se abbiamo lui, qua vedo una lei che pensa. Vediamo quali sono, che cosa ha nel cuore lei, cosa ha nel cuore lei. 2 di denari, 2, 2. Qua vedo una lei molto occupata interiormente, cioè il 2 denari nel cuore mi parla di una lei che ha più cose da fare. Non solo può avere un lui o può avere una persona di interesse, ma una lei che può avere un po' di dubbi nel cuore, perché la vedo molto occupata a avere dei piani su più cose della sua vita. Tante che magari pensa che decisione devo prendere su quel progetto, che decisione devo prendere su quel lavoro, che decisione devo prendere con un lui, che decisione devo prendere con più di un lui. Mi spiego? La vedo una lei che pensa, cerca di avere un piano, cerca di chiarirsi la mente. Qua abbiamo il novizio e la regina di spade. Infatti vedo una lei determinata anche un po' con le distanze a livello emozionale, no? Vediamo un po' qual è il blocco di lei nei confronti di lui, o qual è il blocco di lei. Invitate il cavaliere di spade, probabilmente qua hanno litigato, oppure c'è tensione tra lui e lei, oppure lei ha litigato con lui e c'è tensione. Oppure qua il blocco sono il cavaliere di spade, mi parla di comunicazioni repentine, oppure è successo qualcosa di repentino che adesso la fa stare sulla difensiva, oppure c'è tensione tra lei e lui, oppure lei è un po' tesa rispetto all'amore, cioè tant'è che nel cuore abbiamo 2 denari, un po' di dubbi, no? Ci sta un po' sulla difensiva. Diciamo che abbiamo una lei sulla difensiva, un lui che sta mascherando che vuole l'unione, però non fa ancora niente. Diciamo che c'è una situazione di stallo. Vediamo internamente c'è una situazione di stallo. Questo vorrebbe, no? E lei sta a vedere che fa, un po' così. Ok, quindi abbiamo visto internamente stanno viaggiando in questa dimensione qua. Vediamo da questa parte adesso nell'atto pratico cosa succede in questa settimana. Allora, vediamo un po' quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. Quali sono le intenzioni? Alcuni di lui non si muovono perché la lei è impegnata. Ok, anche questo è possibile. E cercano di mantenere una facciata. O la evitano proprio, ma dentro c'hanno il 6 di coppe, mi spiego, che è una carta d'amore importante, mi spiego, ok. Vediamo quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana, dal 24 al 30 giugno. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei? Il re di denari. Allora, quanti re qua che ci sono? Può darsi che anche lui sono impegnati, Allora, il re di denari mi parla di un lui che come intenzioni ha prima di tutto quella di badare molto ai suoi interessi personali di lavoro, denaro, casa, famiglia, responsabilità, come intenzione. Vediamo lui che si mette al centro nonostante c'è un cuore che pulsa,
Infatti abbiamo un 8 di spade, abbiamo lui che come intenzioni lo vedo concentrato su delle sue responsabilità ad accrescere se stesso, il denaro, lavoro come intenzioni. Perché qua c'è un 8 di spade, come se si sentisse bloccato per queste altre responsabilità per se stesso. Vediamo un po' quali sono le azioni che farà lui nei confronti di lei. Quali sono le azioni di lui che farà nei confronti di lei in questa settimana? 3 di denari, sì, allora vedo dei lui che hanno l'intenzione di cooperare con lei, di intendersi con lei su una base costruttiva, allo stesso tempo dei lui anche che priorizzano però anche il lavoro in questa settimana, oltre ad avere la lei nel cuore, no? Evitando un po' a volte la lei, perché devono lavorare, cioè si concentrano sulle loro attività specifiche. Vedi 7 di bastoni, ci possono essere un po' di limiti che sono dovuti a delle distanze e difficoltà dovuti al lavoro. Vedo dei lui che azioni grosse in principio non ne fanno verso da lei, perché con Re di bastoni a blocco rispetto al 6 di coppe, però hanno la voglia di intendersi con lei col 3 di denari, nonostante priorizzano il loro lavoro, le loro attività, e tant'è che la prima carta è evitativa, no? Rispetto all'amore. Li vedo un po', vedo dei lui molto indaffarati su più cose in questa settimana. Però il 3 denari rispetto alle azioni verso di lei mi parla di cooperazione. Fammene mettere un'altra, le azioni di lui nei confronti di lei col 3 denari. Il 4 di spade, non subito però, ci sono delle azioni che verranno posticipate, le azioni di cooperazione oppure fare dei piani insieme, organizzare delle cose insieme, verranno posticipate, perché il 4 di spade mi parla di una situazione un po' di fermo rispetto alle grandi cooperazioni che si possono avere tra lui e lei, perché lo vedo concentrato sulle sue attività. Ok, vediamo l'energia finale di lui nei confronti di lei qual è? 2 di bastoni anche qua, può darsi che ci sia una distanza, vedo lui pensare cosa fare con lei. Non vedo azioni eclatanti riversate sull'amore da parte di lui in questa settimana, dell'energia maschile. Vedo di lui che si riversano soprattutto in azioni, ovviamente fanno azioni verso la lei, no? Di cooperazione, di intendimento, magari dice devo lavorare in questo momento, però nel cuore ci sei, ok? Tant'è che il 2 di bastoni mi parla anche di che scelta fare poi rispetto a lei, avendo comunque in considerazione primariamente le sue attività. Sì. Vedi il 5 di denari, mi parla molto di situazioni lavorative di denaro che possono loro priorizzare in questa settimana. Comunque poi le andiamo a chiarire, vediamo cosa ci aggiungono e cosa ci confermano. Andiamo a vedere l'energia femminile. Da questa parte puoi esserci anche tu che stai guardando, che sei una donna o un uomo, va bene? Io leggo l'energia e poi tu vedi dove ti ritrovi. Vediamo l'energia femminile, l'energia di lei. Quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana? Che sto facendo? Le altre carte avevo preso, che ce l'ho a fianco. Allora, quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana, dal 24 al 30 giugno? Le intenzioni di lei nei confronti di lui. Ah, qua abbiamo il 7 di bastoni. Lei non ha intenzione di fare niente. Cioè il 7 di bastoni nelle intenzioni c'è un po' di... sta un po' sul chi va là. Come se lei mettesse dei limiti a lui. 5 di denari. Come se lei mettesse dei limiti a lui, non sa che... molte di lei non sanno cosa fare con dei lui. Va bene? E quindi mettono un po' dei limiti. Vediamo un po' però, vediamo un po' quali sono le azioni che lei farà alla fine nei confronti di lui, le azioni di lei nei confronti di lui. 4 di denari, no, non fanno niente di particolare, stanno sulle loro finché gli altri non fanno un passo, perché le vedo molto concentrate anche loro nell'avere più cose da organizzare della loro vita. Vedi 6 di coppe, loro non fanno niente però vorrebbero qualcosa, anche loro. È un'energia molto simile, È un'energia molto simile, come se non fanno niente o comunque sia quello che fanno è molto limitato, stanno sulle loro, non si aprono facilmente. Però sotto c'è un 6 di coppe, vorrebbero riconnettersi, oppure si dedicano ai loro figli, oppure loro, guarda, io la vedo molto in questa settimana, molte lei,
e si dedicano alla cura della loro bambina o il bambino interiore. Questo è. Vediamo l'energia finale di lei nei confronti di lui. 8 di spade, no, qua c'è un blocco. Vedo delle lei che non fanno molto all'esterno in questa settimana, ma soprattutto cercano di stare all'interno di loro stesse per avere una visione chiara delle cose, connettendo con le loro emozioni. Possono essere un po' fagocitate dal mentale, ma cercheranno di districarsi da questo. Vedi, qua c'è il cavaliere di coppe. È come se non si aprono emozionalmente all'altro, ma si aprono, è come se si volessero. E vedo alcune di lei che col mentale questa settimana dovranno lavorare un po', ma adesso andiamo a vedere come. Perché l'8 di spade? L'asso di denari, e qua c'è il cavaliere di bastoni. Allora, io qua non sono uscite carte di coppe sulle lei, cioè evidenti, soltanto da questa parte. È come se loro in questa settimana molte lei hanno anche loro come priorità delle cose loro personali che hanno a che fare con nuovi inizi, asso di denari su più fronti. Ecco perché all'esterno non danno troppa energia all'esterno, al mondo esterno, al mondo mondano, proprio perché sono riversate dentro loro stesse per vedere come avere queste opportunità in più ambiti della loro vita. Sì. Ok, vediamo i mini tarocchi cosa dicono. Dove sta? Eccoli. Cosa ci aggiungono, cosa ci confermano. Vediamo un po'. Energia attuale di lui nei confronti di lei. Energia attuale di lui nei confronti di lei, 7 di spade. Vedere di spade, li vedo un po' freddi, distaccati attualmente. Li vedo molto seri su altre questioni. Vediamo il re di spade e questo re di spade. Cosa ha lui nei suoi pensieri nei confronti di lei? 9 di spade, molto preoccupato. Abbiamo lui molto preoccupato col 9 di spade nei pensieri, sta cercando di chiarirsi le idee perché è molto preoccupato per sistemare delle cose, sia sul profilo lavorativo sia nella connessione con lei. Vedo lui molto preoccupato cercando di avere con il re di spade la mente lucida per poter prendere giuste decisioni in questa settimana. E vediamo perché nel cuore c'è. Vedi c'è il Papa qua, ci sono delle responsabilità che ha lui in questa settimana che lo preoccupano. E anche il Papa ci insegna che è una lezione spirituale da apprendere. Grazie a queste preoccupazioni, lezione spirituale da apprendere grazie a queste preoccupazioni. Vediamo cosa ha lui nel cuore per lei, 6 di coppe, cosa prova lui per lei. Cavaliere di bastoni, vorrebbe andare, prenderla e portarla via. Il suo cuore ha un impulso fortissimo nel condividere con lei un'emozione straordinaria che mi parla d'amore e di bambino interiore, però è come se si frenasse per lavoro o per responsabilità o per raggiungere dei traguardi lavorativi. Il suo cuore è proprio caldo, di passione e di amore. Qua c'è il 3 di bastoni, forse c'è una distanza o stanno pensando come. Vediamo questo re di bastoni, come se non si potessero muovere. Re di bastoni al blocco. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei? Asso di spade. Non gli dicono niente. Cioè mancanza di comunicazione, mancanza d'azione di comunicazione, mancanza di chiarezza comunicativa. Non gli hanno detto niente. Sai che cosa non gli hanno detto? Non gli hanno detto che la sentono fortissimo, vogliono stare con lei, riconnettersi con lei, però hanno una maschera, delle cose che li preoccupano, che hanno a che fare con delle questioni, non lo so, lavorative, evitano una lei, però nel cuore ce l'hanno. E la mancanza di chiarezza, non hanno dato chiarezza su questo, che magari hanno una maschera di imperturbabilità, però dentro sentono qualcosa che scalpita, mi spiego?
Vediamo un po' le intenzioni di lui nei confronti di lei con il re di denari, le intenzioni di lui nei confronti di lei, re di denari. L'otto di coppe, qua mi dicono che hanno intenzione di fare un cambio, alcuni di lui hanno responsabilità di tipo familiare e le intenzioni sono quelle di lasciare questa situazione familiare o una situazione di responsabilità perché il cuore pulsa verso di lei, verso un'altra lei, o comunque le intenzioni sono quelle che devono dedicarsi al loro lavoro, non possono, non lo so, ho delle loro responsabilità e hanno un po' di difficoltà in questo. Vedi se i denari, il lavoro. Vediamo un po' le azioni di lui nei confronti di lei, 3 di denari, 4 di spade, le azioni di lui nei confronti di lei. 9 di coppe, è come se mi dicessero in questa settimana sono molto concentrati in un benessere personale che ha a che fare col denaro, lavoro, responsabilità, non fanno azioni eclatanti. Vedi 7 di bastoni, qua c'è un po' di limiti. Vediamo l'energia finale di lui nei confronti di lei, 2 di bastoni, 10 di spade, asso di coppe, cavaliere di coppe, però alla fine qua si muovono. Allora, dopo tanto peregrinare, io vedo che alla fine si muovono, possono essere limiti di natura, non gli hanno ancora detto, per molti di lui c'è uno, per molte di lei c'è uno shock da parte di lui, perché non gli hanno detto asso di spada al blocco, non gli hanno dimostrato l'amore che sentono nel loro cuore evitandole, ok? O evitando qualcuno. Quindi all'inizio non fanno niente, però io credo alla fine di questa settimana, all'inizio della prossima, io qua vedo che c'è una chiusura, 10 di spade, può essere anche una chiusura di una situazione matrimoniale, se è il tuo caso che stai guardando e lui poi arriva da te. Asso di coppe, cavaliere di coppe, e quindi c'è un'offerta d'amore importante, movimento d'amore da che non si sono mossi. Mi spiego? Ok. Ok ragazza mia, vediamo da questa parte. Allora, vediamo un po'. Allora, energia attuale del femminile nei confronti del maschile, 2 di bastoni. Energia attuale del femminile nei confronti del maschile, 2 di bastoni. La statuetta mi sta cadendo. No, la statuetta vuole cambiare, adesso si animeranno anche le statuette. Allora, vediamo i 2 di bastoni, energia femminile nei confronti del maschile. Qua abbiamo il 3 di coppe. Io vedo che attualmente loro stanno pensando a stare bene insieme a una persona, a godere del momento. Vedo che vorrebbero vedersi con un lui, oppure viversi un'amicizia che è nata da poco, oppure passarselo bene insieme. Vedo energia di festeggiamento. 3 di coppe mi parla di godere quotidianamente. C'hanno una buona energia attuale col 3 di coppe. Qua abbiamo il 4 di denari. Allora, loro le vedo, godiamo, stiamo insieme, prendiamoci un caffè, facciamo questo, facciamo quest'altro, però mi tengo sulle mie, ok? Così le vedo. Vediamo i pensieri di lei nei confronti di lui, paggio di spade, re di denari. C'è una lei che osserva molto un lui che è a distanza o che sta lavorando o che è un lui impegnato o che può essere il suo lui che lavora o può essere il suo lui del segno del toro, vergine, capricorno o ascendente in tal senso o luna o venere in questo senso. O vedo che è una lei che osserva oppure pensa a un lui che ha delle responsabilità, a un re di denari. Vedi 7 di bastoni di nuovo, quanti 7 di bastoni? Ci sono dei limiti o per lavoro o per distanza o per altro, delle difese alte. Vediamo cosa prova lei per lui. Oppure può essere una lei che è impegnata, che ha conosciuto un'altra persona, che nel frattempo non si concede tanto a questa persona nuova, però poi la persona nuova la acchiappa poi a fine settimana, questo è il senso. Vediamo un po' cosa prova lei per lui. 2 di denari. Qua c'è un cavallo di spade. Ci sono un po' di limiti. Lei non sa bene cosa pensare, ha un po' di dubbi perché ci sono stati un po' di limiti o sono state messe un po' di difese alte. Nel cuore il cavaliere di spade mi parla di una lei che ha dei dubbi e sta cercando di chiarirsi le idee. Alcune di lei hanno un approccio razionale rispetto a una persona, mi spiego, stanno cercando di capire cosa devono fare.
Mm. Qua abbiamo la forza. Alcune di lei si stanno trattenendo. O hanno potuto anche litigare o avere una, come dire, una discussione. E adesso ci sono un po' di dubbi. Vediamo questo cavaliere di spada al blocco. Il cavaliere di spada al blocco, cavaliere di spada al blocco. Qual è il blocco di lei nei confronti di lui? La regina di bastoni. È proprio lei. Allora, diciamo che molte di lei è come se sono arrabbiate con alcuni di lui o hanno perso un po' la pazienza o è come se non vogliono fare niente nei confronti di lui. O di lui una persona e aspettano che sia l'altro, oppure con una persona non vogliono fare niente perché hanno conosciuto un'altra persona. Vedete un po' dove vi risuona, però qual è il senso? Che alcune lei, cavalieri di spade, regina di bastoni, possono essere un po' adirate, un po' arrabbiate con lui e non si muovono. Diciamo che qua se non c'è nessuno e vedo una lei che più che riversare la propria energia all'esterno, la riversa all'interno. Ok. In questa settimana. Vediamo quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui, 7 di bastoni, 10 di coppe. Diciamo che ci sono delle lei che mettono dei confini, dei limiti alla condivisione con l'altro. Più che altro sono aperte alle loro amicizie più intime. Ecco, questo è. Vediamo le azioni di lei nei confronti di lui con il 4 di denari. Qua abbiamo la forza, lei resiste ad aprirsi, lei sta cercando di mantenere equilibrio, controllo e di non aprirsi più di tanto a un lui o all'altra persona, più di viversi una cosa un po' più giocosa, ma non si aprono tanto, cercano di tenere sotto controllo le proprie emozioni. Qua abbiamo avuto una morte, può darsi che ci sia stata una rottura, un cambio, loro cercano di mantenere un po' il controllo, ecco, non si aprono tanto. Vediamo l'energia finale di lei nei confronti di lui, 8 di spade, asso di denari, 5 di denari, e vedi la papessa, non parlano tanto, però alla fine parlano, asso di spade. Allora, energia finale qual è? Che all'inizio non parlano tanto, qua c'è la papessa, le vedo molto introspettive, le vedo lavorare sulle loro emozioni, su di loro. È possibile che qua ci siano delle persone, più persone, però alla fine qua vedo comunicazioni asso di spade di ciò che è stato tenuto all'interno, di ciò che è stato tenuto nascosto o comunque sia elaborato all'interno. Qua ci sono due assi, asso di spade, asso di denari. Alla fine, io alla fine di questa settimana vedo anche weekend o settimana prossima. Vedo che ci sarà un confronto, ci sono diversi assi qua alla fine. Ci sarà un confronto su una nuova frequenza, un confronto su una nuova frequenza. Adesso andiamo a vedere quale, perché qua abbiamo un lui che dichiara un amore alla fine a lei, qua abbiamo una lei che osserva, è un po' arrabbiata, sta un po' sulla difensiva o comunque sia non vuole fare niente se non condividere se stessa con le persone più intime, che non sia un lui specifico. Vedo una lei con un profondo lavoro spirituale. Adesso andiamo a vedere con le specifiche degli oracoli su che livello di frequenza andiamo, guardando anche l'archetipo, no? Ok. Allora, ci mettiamo prima di tutto, però vado a prendere prima un biscottino, scusate un attimo ragazze, ragazzi. Allora, ragazze mie ragazzi, andiamo a vedere con i miei oracoli lui-lei cos'è che anima profondamente questo nostro lui in questa settimana, tanto che il suo cuore scalpita e la sua mente razionale lo rende preoccupato. Allora, per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei li trovate sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo cosa anima il suo cuore. Quindi cosa confesserà con questo bellissimo asso di coppe e cavaliere di coppe lui a lei. Vediamo. Sono sempre accanto a te, sì, c'è un lui che sta accanto a una lei, c'è anche molta poesia in questa stesa da questa parte, perché c'è una maschera razionale o comunque di cose che bisogna essere di priorità e questo cuore che scalpita, un impulso d'amore, impulso cavaliere di bastoni, amore, 6 di coppe. Sono sempre accanto a te, dice lui a lei. Cos'altro dirà lui a lei?
ora baciami stupida, vedi alla fine poi quando va, anche col cavaliere di bastoni animato nel cuore, ora baciami, magari lei sta più sulla sostenuta, ok? Quindi lei farà anche un sorriso, va bene, farà un sorriso, ora baciami stupida, ok. Cos'altro dirà lui a lei? Mi fai perdere il controllo, e infatti alla fine lui perde il controllo del mentale. Vedi che è tutto controllato, molto serietà, nel senso molto serio, così, e poi perde il controllo. Cioè, meno male, mi fai perdere il controllo, ma meno male, perché controllo razionale, analitico, bisogna fare così, alla fine abbiamo asso di coppia e cavaliere di coppia. Ok. Io adesso voglio andare a vedere, visto che c'è questo contenimento e poi una fuoriuscita, un boom con questi assi alla fine, voglio vedere qual è l'archetipo che integra lui. L'archetipo dello sciamano voglio vedere prima di tutto, poi mettiamo le carte dell'archetipo. Allora, cos'è che il maschile integra in questa settimana? Ne mettiamo una sciamanica di qua, poi prendiamo l'archetipo allora su di lui. Ok, vediamo archetipo sciamanico, la raccoglitrice. Questa è una carta bellissima, mi parla di abbondanza. Viviamo qui ed ora e mangiamo i frutti, tipo, no? Dovete prefigurarvi che c'è un albero pieno di frutti sotto e con la mano si riescono a cogliere, non si pensa ai frutti sopra, no? È come se la raccoglitrice, godiamo qui ed ora, adesso ora baciami stupida, ho fatto il duro, comunque sia tenuto duro, ho messo la maschera di freddezza, ma sono talmente preoccupato, ora baciami stupida, godiamo del momento, la raccoglitrice, i frutti sono maturi. Questo è l'archetipo a cui giungono, sciamanico. Vediamo l'altro archetipo qual è. Monaco, monaca, sì, vedi qua c'è un monaco, una monaca che si danno le spalle, che pregano insieme però, distinti ma non separati, non si guardano ma si sentono, sono sempre accanto a te, quindi dà una sensazione di privazione. Adesso abbiamo visto anche il Papa che c'era sul fondo mazzo, no? Di una delle principali qua che abbiamo visto, quindi il Papa mi parla di una lezione spirituale che è il momento di gestazione viene appresa e poi si godono i frutti, la raccoglitrice. Un momento di gestazione spirituale in cui non si vedono, sono stati distanti emozionalmente e poi si godono i frutti. Ora baciami stupida, mi fai perdere il controllo, abbandono il controllo. Ok. Vediamo da questa parte l'archetipo sciamanico e poi l'altra carta degli archetipi. Per il femminile, cosa integra in questa settimana? Una, due. Allora, vediamo un po' cosa integra in questa settimana. Ah, lei c'ha il coyote, l'imbroglione sacro. Lei c'ha il coyote nelle mani praticamente. Sei un po' coyote tu, devo dire la verità. Sei un po' coyote, soprattutto qua con questo set di spade. Diciamo che lei sgama il coyote, ok? Per non dire altro. Ok, questo è sia il coyote, quello che fa lei, sia quello che lei percepisce di lui. Il coyote è l'imbroglione sacro. C'è una sfida che l'universo, diciamo che il karma ti mette davanti per farti avere fede, quindi ti fa vedere eventi che sono tutto l'opposto di quello che tu credi. Quindi, siccome la stesa è chiarissima, molte di lei percepiscono un lui più freddo, un lui che non si apre, un lui che le evita, no? Però c'è un 6 di coppie con il cavaliere di bastoni, tant'è che alla fine mi fai perdere il controllo, quindi loro possono percepire un loro karma, va bene, di lei, il karma di lei che gli fa percepire lui per lavorare sulle relazioni, quindi gli fa percepire un lui che non le calcola. Questo è, almeno per qualche giorno della settimana.
Questa è la sua sfida karmica, va bene? È la sua sfida karmica, ossia fare conti con le proprie emozioni, tant'è che all'inizio il mentale può fagocitare un po', tant'è che poi mi esce la papessa come colei che studia su di sé, colei che apprende dalle proprie emozioni, fa il rito sacro come vi ho insegnato nella magia pratica 1, magia pratica 2 e svela l'arcano, capisce che e poi la realtà che si manifesta è proprio quella, godiamo quotidianamente l'uno dell'altro a fine settimana o inizio della settimana prossima. Ok, il coyote è anche l'imbroglione sacro che fa lei, anche lei imbroglia un po', imbroglia nel senso sacro del termine, tenendosi sulle sue, non facendosi sentire o comunque sia non aprendosi, tant'è che molti di lui pensano e sono preoccupati perché molte di lei non si aprono, ok? Cioè c'è questo gioco qua, vediamo l'archetipo di lei. Edonista, lei proprio farà credere a lui di stare da Dio senza di lui, ma perché non è che lo fa credere a lui, lei sta da Dio con se stessa, lei integra la capacità di sentirsi, di fare l'amore col Dio, come vi ho insegnato nel video di Magia Pratica 2, come fare l'amore col Dio. Tant'è che poi quando arriva lui dice a lei, ma no, io aspettavo il Dio Dioniso, non te. Cioè, edonista, un po' dionisiaca, un po' Dioniso, lei sta in estasi in questa settimana, lei integra un'estasi, il fare l'amore col Dio, perché fa l'amore con le proprie emozioni in questo ritirarsi in se stessa, fa l'amore col Dio Dioniso, col Dio Ade, col suo sé superiore, col suo amante celeste, col suo sposo celeste, col suo sposo divino. Quindi prende sia un po' in giro, prende in giro sacro lui, sia lei può percepire da lui questo gioco. Infatti lei, guardate come sta bella, ispira energia creativa per accettare le cose buone della vita, celebra la bellezza che c'è in te, lei celebrerà la bellezza che c'è in lei, tant'è che abbiamo visto che abbiamo un'energia più introspettiva nei confronti dell'altro, non c'è azione in questa settimana o per la maggior parte del tempo di questa settimana, c'è alla fine, con una bella papessa. Quindi lei fa l'amore con se stessa, con il Dio che la incarna, con la forza che la attraversa. Grazie a cosa? Ti dico anche questo, grazie anche alle emozioni che lui o il maschile le scatena. Va bene? Integrando l'emozione, eccetera. Guarda che epilogo meraviglioso, guarda un po'. Bellissimo. Adesso voglio andare a vedere, sono curiosa, metto 3 carte di lui, queste qua degli oracoli della Tuan. Allora 3 carte per lui, per favore, nei confronti di lei. Amore dichiarato, eccolo qua. Amore nostalgico, amore non corrisposto, lui percepisce da lei l'amore non corrisposto, ecco perché ti ho detto c'è questo gioco qui. Allora qua abbiamo, lui vorrebbe dichiararsi o si è già dichiarato, prova nostalgia di lei e il 6 di coppe ce lo conferma che l'energia maschile prova nostalgia di quell'amore dichiarato che lui ha fatto a lei oppure di quello che ha sentito con lei, e lui percepisce l'amore non corrisposto, molte di lei hanno messo dei limiti a lui, tant'è che alla fine poi lui gli fai perdere il controllo, non si tiene più la maschera e agisce. Perché? Perché c'è una lei che sta sulle sue. Sulle sue stando benissimo però, lei fa il coyote, diciamo un po'. Ok? Ok, vediamo un po' la lei adesso. 3 carte per lei da questa parte. Qua c'è passione, passione, amore litigioso, che ti ho detto? Litigio, te l'ho detto già prima. E poi abbiamo amore incompreso, quindi qua lei ha avuto, c'è stata molta passione con lui recentemente, o c'è stata passione, poi ci sono stati dei litigi un mancato intendimento, e in questo momento c'è poi l'amore incompreso, cioè come se si danno le spalle. E qua pure si danno le spalle, si danno le spalle, poi giungerà un boom, un mi fai perdere il controllo, mi spiego? Vedi, qua c'è lei che idealizza lui,
lei sta lavorando sulla sua immaginazione, no? Nonostante lei sta sulla difensiva, fa un po', diciamo che si tengono un po' a distanza, come un gioco sacro. Il coyote, ricordiamo, un gioco sacro che poi fa lavorare sulle proprie emozioni e fa scoppiare la verità. La verità qual è? Che l'energia maschile agisce nei confronti della femminile. Ora vi dico anche un'altra cosa. Il lui lei legge qual è? In questa settimana, per leggere il lui lei su un altro livello, qual è il nostro karma in questa settimana? Allora, qua abbiamo energia femminile nostra, energia maschile nostra. Energia femminile, noi in questa settimana avremo degli input. I nostri input in questa settimana a volte saranno frenati dalla parte razionale e alla fine della settimana esploderanno. In che cosa? Esploderanno, ma non esploderanno in modo inconsapevole. Come vi ho detto nel video Magia Pratica 2, quando per esempio facciamo l'esempio della rabbia, come ve l'ho fatta in quel video, la rabbia non va agita all'esterno, va fatta una cerimonia sacra dove fai l'amore col dio della rabbia e poi tu agisci come? Agisci da papessa, tu che stai guardando che tu sia uomo o donna, agisci da papessa. Chi è la papessa? Colei che sa. E l'asso di spade parla perfettamente perché ha la mente lucida sulla base del lavoro emozionale che ha fatto. Quindi il nostro karma in questa settimana è godere dell'amore del Dio, godere delle emozioni che ci arrivano. Godendo delle emozioni che ci arrivano, il Dio che ci arriverà in qualità di emozione ci darà la sua forza, la sua potenza, tant'è che ci permetterà di godere di ogni cosa momento per momento. E cosa faremo poi all'esterno? Faremo azioni che parlano di vivere qui ed ora, la raccoglitrice. E cosa raccoglieremo? Grandi frutti, impensabili a quello che avremmo pensato prima. Ok? Adesso voglio mettere, tu stai riprendendo? Sì. Allora, voglio mettere adesso le carte degli Angelion, queste. Vediamo un po'. Una su di lui, una su di lei. Una su di lui, una su di lei. Vediamo. Ribaltare e invertire la visione, capovolgimento. Vedi? Questo è l'epilogo di quello che abbiamo detto di lui. Prima tutto sostenuto, tutto freddo, così poi ribalta, capovolgimento della visione. Perché? Perché nel cuore le emozioni sono più forti. Perché, come diceva un grande professore dell'università, mi diceva: Francesca, la natura vince sempre. La natura selvaggia. Il cuore pulsa, vince sempre. Ok. Vediamo lei. E lei seguirà il suo istinto primordiale, libertà. Lei sentirà una grande libertà. Libertà da cosa? Da cos'è che ci si sente liberi? Dalla mente, dalla mente, dalla mente. Il solo nemico unico e solo è la mente, la mente. Lei in questa settimana sentirà la sua natura selvaggia, edonista, ricordiamo. Libertà primordiale, istinto primordiale, la natura selvaggia che anima in se stessa, sentirà la bellezza della natura selvaggia in se stessa e seguirà il suo istinto senza farsi bacchettare dalla mente che mente. E cosa succede poi all'esterno? Che mi proietta una realtà ribaltata, una realtà bella, non una realtà al servizio della mente razionale corrotta, ma una realtà bella, legata all'istinto naturale. Lei mi proietta e segue questa settimana una realtà che ha a che fare con l'istinto, non ha niente a che fare con i codici morali. Lei, integrando il Dio, le emozioni, fa l'amore col Dio, non agisce, non fa cose che hanno a che fare con un giudizio socialmente condivisibile, ma attuerà secondo non la morale che ti anestetizza i tuoi istinti, ma secondo una condizione estetica, non anestetica, ma estetica, di bellezza. Wow, mamma ragazze mie, ragazzi. Beh, e quindi che facciamo? Mo ci mettiamo
siccome qua mi parla edonista, istinto primordiale, vediamo un po' che cosa ci dice questa. Come sarà lei? Quale chakra si apre con questo istinto? Dove va a toccare la Kundalini? Quale apertura di quale chakra? Quale chakra tocca la Kundalini in questa settimana? Per lei. Il quinto chakra, la parola. La parola, qua c'è il sé superiore, la tua anima, e qua ci sei tu, il piccolo io. Tu parlerai con il tuo sé superiore. Il quinto chakra è completamente aperto. Cos'è il quinto chakra? Libertà di espressione, di esprimere chi sei secondo come il tuo sé superiore, il tuo istinto chiama. In qualsiasi forma, tant'è che qua abbiamo Papessa con l'asso di spade, che è proprio la parola, la comunicazione. Da quale punto però? Dal punto della Papessa, dall'alto della tua saggezza. E qua abbiamo il sé superiore e il sé inferiore. Cioè proprio ti farai guidare da questo. È meraviglioso. Quinto chakra. Vediamo cosa percepisce lui. Vediamo l'altro fuori da te cosa percepisce di te. Qual è il chakra che tocca la tua frequenza sull'altro? E beh, qua c'è il terzo chakra, l'autostima, gli darai l'autostima, il coraggio, la forza di fare delle azioni che da sostenuto sono azioni senza mentale, quindi senza controllo. Quindi lui ti vede così, un po' così, vicino allo specchio. Lui ti vede così, che pensi ai fatti tuoi, che ti metti il rossetto, che gli dai le spalle, però lo guardi dallo specchio, ok? Quindi è il terzo chakra questo. Credere in una nuova se stessa, credere in un nuovo se stesso, e quindi lui crederà in un nuovo se stesso grazie alle tue azioni, grazie quindi l'immagine della tua anima che ti proietterà è una realtà comprensiva di un lui o di una persona, che è una persona che crede in se stessa. Perché? Perché sei tu che credi in te stessa, è il femminile che crede in se stesso. Mi spiego? E quindi la realtà esterna, che è l'immagine della tua anima, non può che proiettarti quello che tu viaggi e vibri all'interno. Quindi autostima, coraggio e parola. Bellissimo, ragazze mie e ragazzi. Io direi di non aggiungere altro. Diciamo che qua abbiamo proprio un mi fai perdere il controllo da tensione e poi boom. E quindi questo, ragazze mie e ragazzi, vi auguro quindi una settimana strepitosa, una chiusura di giugno col botto, pregne della vostra autostima, del vostro affidarvi, del vostro fare l'amore col Dio, e anche gli altri saranno con voi, faranno con voi l'amore da Dio. Anche se magari non è Dioniso, però comunque, siccome ogni persona ha la maschera del divino, magari anche Dioniso. Quindi, detto questo, ragazzi miei ragazzi, io vi abbraccio profondamente e con tutta la passione che ho e il mio amore. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.